sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi proseguiamo la serie dedicata alla teoria del colore sperimentando con i colori saturi. Qui sotto in descrizione vi lascio quello dedicato ai colori desaturati e altri esempi di unione tra teoria del colore e miniature. Il modello che utilizzeremo oggi è di Cobra Mod ed è stampato in resina. Partiamo quindi dai primari, che useremo quasi sempre puri, al massimo della loro carica cromatica. Dato che creeremo una gradazione cromatica che va dal viola al giallo per il polpo, possiamo facilitarci la vita usando anche il rosso, oltre al magenta. Il bianco e il nero li inseriremo solo in alcuni passaggi più avanti, ma adesso iniziamo disponendo i colori sulla wet palette. Creiamo quindi alcuni mix che vanno dall'arancione ad un rosso arancio, al rosso con magenta e un viola bello carico, ottenuto da blu e magenta. Partiamo quindi con il colore intermedio per la parte centrale del corpo del polpo. Verso l'alto inseriremo poi quelli più arancioni, mentre verso i tentacoli quelli più violacei. Dobbiamo ricordarci che i colori primari, non avendo bianco o nero all'interno, potrebbero essere meno coprenti di quelli già miscelati, quindi la base chiara ed eventualmente due passate aiutano ad ottenere il risultato brillante che vogliamo. Se accostiamo i colori tra loro mentre sono ancora umidi, possiamo sfumare velocemente le parti, creando un gradiente davvero in poco tempo. Ora che abbiamo la base, vogliamo enfatizzare i volumi e qualche texture, e quindi sulle parti rosse aggiungiamo dettagli sottili con l'arancione. Seguiremo questa logica su tutto il corpo del polpo, inserendo dettagli con il colore più caldo e chiaro tra quelli formulati rispetto a quello usato sotto. Quindi sul magenta lavoriamo con il rosso, sul viola lavoriamo con il magenta, che per scaldare appena possiamo unire ad una punta di arancione per le estremità dei tentacoli. Lavorando con linee sottili possiamo creare una texture molto semplice che continua quella nella parte centrale del corpo e prosegue su quasi tutti i tentacoli, tralasciando le parti finali. Spingiamo ulteriormente le luci inserendo anche dei punti gialli e ulteriormente più chiari su tutta la figura e possiamo quindi, dopo aver ultimato anche il retro, passare al cappello. Possiamo ovviamente usare un marrone già pronto, ma dato che non cerchiamo una tonalità precisa, possiamo unire magenta, rosso, blu e giallo, così da riunire la triade dei colori e creare un marrone da regolare in base a ciò che vogliamo per ottenerne uno in modo molto semplice. Creiamo quindi una base su tutto il cappello e per ora anche sulla fascia sottostante. Lo lasciamo asciugare e nel frattempo uniamo più giallo al colore usato per ottenerne un'ocra con cui creare i volumi. Si tratta di una miniatura fantasy con colori molto accesi, quindi possiamo prenderci qualche licenza poetica e utilizzare colori meno comuni anche per elementi come questi. Enfatizziamo il contorno, i lati e la parte centrale, lasciando scure le leggere rientranze laterali. Con una seconda passata intensifichiamo il colore nella parte centrale, così che si crei naturalmente un gradiente. Una linea sottile blu, lievemente alleggerito, è perfetto per staccare tra loro struttura, ricamo e fascia, oltre a creare una piccola ombra. Aggiungiamo quindi sempre più giallo alla miscela e con trattini intrecciati enfatizziamo e restringiamo sempre di più questi volumi. È finalmente arrivato il momento di aggiungere bianco e nero alla wet palette. Iniziamo subito dal bianco che ci permetterà di ottenere un giallo molto chiaro e luminoso con cui estremizzare le luci sul cappello. Ora che abbiamo questi due elementi così saturi, è bene separarli tra loro inserendo parti scure. Scuriamo quindi il marrone con del nero e lo usiamo sia per la fascia sotto il cappello che come colore di base per la benda sull'occhio. Lo schiariamo inserendo giallo, rosso e bianco e lo usiamo per creare definizione e volume su questi elementi. In questi casi, come per il marrone di prima, non servono proporzioni precise, ma semplicemente trovare un colore più chiaro e caldo di quello sottostante. Con l'occhio non ancora dipinto, questo polpo pirata non è per niente minaccioso, quindi occupiamocene subito. Creiamo una base azzurra chiara unendo blu e bianco
che rimarrà nel contorno dell'occhio come fosse una leggera ombra. Sempre meglio utilizzare dei pennelli scadenti per mischiare i colori tra loro, ma se lo si fa per comodità, meglio stare molto leggeri e non piegare mai le setole del pennello. Al centro inseriamo una sezione tonda bianca. Sopra ad essa creiamo l'iride con la quale possiamo sbizzarrirci né scegliere il colore, ma io ho preferito fare con i colori del polpo, quindi base rossa scura, al centro del quale inseriamo la pupilla nera. Nell'arco in basso a sinistra inseriamo delle luci più chiare, che possiamo fare più verso l'arancione o verso il rosa. Cerchiamo poi di inserire altre luci più piccole, praticamente bianche, all'interno di questo arco chiaro, meglio se separate tra loro. In alto a destra inseriamo la luce massima con un puntino leggermente allungato, che inizia nell'iride e finisce poco fuori. Con un leggerissimo glaze bianco passiamo sopra tutto l'occhio, così da creare una sorta di riflesso, e se necessario poi intensifichiamo nuovamente i punti luce. Per renderlo ancora più intenso basterà utilizzare un colore scuro a disposizione, come il marrone usato prima, e con un pennello molto sottile creare dei profili nell'occhio e nelle palpebre, così da separare meglio gli elementi. Ora che il polpo è fatto, passiamo alla bottiglia. Uniamo giallo e blu per creare due tonalità di verde, una più gialla e l'altra più fredda, con la quale iniziamo a creare una base piena e coprente. Con quella più chiara inseriamo le luci, che dovranno rispettare la forma cilindrica dell'oggetto. Anche in questo caso ne creiamo una versione stilizzata, con un riflesso più grande centrale e altri verticali più piccoli ai lati, separati tra loro da linee di ombra. Nella parte alta, quella intermedia dove la bottiglia cambia forma, e nella parte in basso creiamo anche linee orizzontali, con una versione ancora più chiara e bianca del verde. Con il viola molto leggero creiamo un alone colorato laddove il tentacolo tiene la bottiglia. Con il bianco puro intensifichiamo solo qualche riflesso, soprattutto nella parte alta. Infine con il verde, alleggerito a velatura, passiamo sopra tutta la bottiglia, così che assuma più colore e le luci siano meglio integrate con il resto. Colorando poi il dettaglio con un colore diverso, che richiama gli altri già usati sul modello, ultimiamo la bottiglia. Ma ora, con un rapido cambio, vediamo il modello con i colori base di ornitorinco e spada già stesi. Dato che l'occhio cadrà sul polpo, meglio optare per colori più neutri, quindi una spada che poi sarà argentata, il pelo dell'ornitorinco per ora scuro ma che poi si schiarirà molto, e i pantaloni per ora violacei e che semplicemente poi faremo diventare rossi. Partiamo dal becco, che alla base ha l'ocra usato per il cappello e del quale illuminiamo i volumi con un arancione. La logica per i volumi anche qui è simile a quella usata per il cappello, con la parte centrale incurvata da illuminare, così come i profili, mentre lasciamo scure le aree laterali. Schiariamo via via l'arancione aggiungendo giallo e bianco, ma senza arrivare a usare bianco puro. In questo modo abbiamo creato un elemento quasi a specchio tra il cappello e il becco, creando più armonia nel modello. Per il pelo, che io ho voluto fare bianco per smorzare, partiamo proprio dal bianco e ne creiamo 4 o più versioni lievemente colorate, con i colori sulla wet palette, quindi uno un po' più giallo, uno rosato, uno azzurro e uno grigio neutro. Li useremo come base del pelo posizionando i vari toni di bianco adiacenti alle zone di colore simile, quindi giallo vicino al becco, rosato vicino al polpo e gli altri per le zone intermedie. Una volta fatto, illuminiamo le parti più sporgenti con il bianco puro, avendo cura di usare un pennello sottile e lasciare intravedere sia i recessi che i bianchi colorati. Facciamo quindi lo stesso anche per il resto del corpo, tenendo in generale i colori via via più scuri che ci si allontana dal viso, ma creando la texture del pelo anche laddove non è presente nel modello.
e dopo aver dato qualche accenno di rosso ai pantaloni, colorato la fascia scura per creare un'ulteriore linea di separazione tra colori luminosi e avendo finito la spada, che vedremo però nel prossimo video, ecco il risultato finale. Personalmente ammetto che nella mia pittura preferisco utilizzare i colori saturi, ma fatemi sapere nei commenti quali preferite utilizzare voi. Nella descrizione, come detto, vi lascio altri video utili e prodotti consigliati. Spero che anche questo esempio vi sia stato utile e vi abbia dato uno spunto per sperimentare sulle vostre miniature. Vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.